Questo diciamo è il progetto che visto da lontano è bello, visto da vicino fa schifo, quindi bella raga. Oggi non mi vado a montare la postazione, quindi andiamo a esercitarsi un po' col tablet. Andiamo a fare un bel braccetto in 3D con Procreate. Questo è quello che ho fatto l'altra volta, se non avete visto andate a vedere, c'è sta il video. Creiamo subito un nuovo livello. Vorrei fare un effetto un po' 3D su sto braccetto. Come prima cosa andiamo a creare un bel livello, già ho creato, e ci andiamo a tracciare un po' le linee guida dello stencil per individuare l'area dove andremo a fare il tatuaggio. Andiamo su Tattoo Stencil, Line Art, mettiamo un colore un po' strano tipo verde. Allora, l'area che voglio fare sarà questa sicuramente, e poi da qui segui un po' il flow del corpo andando un po' a tagliare il braccio così. Qua ci segniamo questa parte che magari è meglio non tatuarla, e poi da qua vado a avvolgere così per finire qui tatuaggio. Per schivare questa parte io farei così, una cosa del genere. La allargiamo un po' e andiamo a finire qua col cerchio così, cancelliamo queste righe che non ci servono. Ok, una cosetta del genere. Quindi se mo andiamo qui in 3D e disattiviamo, vedete che qui abbiamo il flow che io andrei un po' a ritoccare perché è un po' tutto un po' storto. Quindi creiamo un nuovo livello, questo lo abbassiamo e ci disegniamo sopra. Voglio provare i pennelli Tattoo 3D che sono fighissimi, sono una caterba raga. Questi trovate tutti nel Tattoo Kit oppure acquistati singolarmente. Vorrei provare con questo qua che, se non ricordo male, c'ha pure una leggera ombra. Naturalmente gli cambiamo colore, nero e bianco, perché questi pennelli funzionano con due colori. No, non era questo il pennello che volevo, forse era questo. Sì, però voglio provare a invertire qua bianco con nero. Ok, non ci piace. Diminuiamo un po'. Guardate che spettacolo sto pennello raga. Vediamo un po' come è venuto. Bello, peccato che è bianco. Facciamo una bruciatura lineare e ci dà un po' questo effetto, ci piace di più. Voglio solo però riprovarlo a fare in 3D, che questo andrebbe fatto con tutto un passaggio. Oppure possiamo fare così, andiamo qua, selezione mano libera, facciamo qui. Ma qui hanno cambiato tutto. Hanno cambiato tutto, va? Allora, selezione. Bello, scopri queste cose che nemmeno te le dice Procreate. Io voglio fare... Ah, giustamente, perché qui siamo in 3D, raga. C'ha ragione Procreate. Mi sono confuso io. Questa gomma fa incazzare. Qua cosa della selezione se la devo studiare perché non l'ho mai vista. C'è sempre da imparare con Procreate. Voglio provare a attivare il riferimento su tela, riferimento, così ce lo vediamo in tempo reale. Lo mettiamo qui, ripassiamo in 2D, perché allora ora seleziono questo, poi andare qua e fa altera, giù, perché qui non cambi, non si aggiorna l'anteprima, mi fa incazzare a me certe volte Procreate. Niente, allora questo pennello sul 3D non si può usare. Prendiamo un altro pennello raga, perché non me la sta impazzì. Allora possiamo prendere pure questo pennello dei nuvole, è fighissimo. Calligrafia. No, voglio una cosa un po' ciotta. Sì, questo qua in 2D, poi ce lo passiamo in 3D, andiamo a cancellare questa parte. Senti come donna oggi. Cheat, arrivate estate. Vediamo un po' che abbiamo combinato. Sì, ci può iniziare a stare. Allora, io il resto riferimento che mi sta a dar fastidio e il livello di regolazione. Ok, sì, mi piace, non è perfetto, però mi piace. Possiamo pure andarlo a rivedere. Guarda qui questo effetto che si è creato, che sembra proprio che taglia il braccio, mi piace. Forse qua gli dobbiamo dare una sfumatina. Ciao. Bello, mi piace così. Mo adesso voglio andare a chiudere questa parte qui, in modo da farci qua dentro qualche cosa che ci dà tipo l'effetto. Riprendiamo il pennello e andiamo sempre a seguire la forma del corpo, andandoci a riunire qua. Sì, ci può stare. Qua raga è tutto un provare
e ve lo sto fa in diretta, quindi naturalmente poi sto design andrà tutto ripassato, ribattuto e rifatto bene, però è giusto per far vedere questo effetto che mi piace troppo. Adesso qua dentro io andiamo a fare un bel disegnino, mettiamo un nuovo livello, cambiamo pennello, andiamo su stencil e prendiamo line art, vediamo se sta grandezza va bene, potrebbe, però me lo voglio fare in 2D per essere un po' più preciso. Voglio fare una sorta tipo di sfumatura. Ok, adesso mi duplico il livello, me lo sposto e gli do un effetto di sfumatura. Guarda che figata. Adesso su allora abbiamo fatto il disegno, le ombre, andiamoci a mettere un po' di luci qua, quindi con la gomma, però su quest'altro livello un po' grande andiamo a dare un po' di luci, sì, a partire un attimo la mano, non fa niente. Guarda già come si sta a formare il disegnino, bello. Finiamo queste lucette, tutto in diretta raga, poi voi siete molto più bravi di me e sono sicuro che farete bei disegnini con Procreate. Bello, mi piace, vedi? Questo è l'effetto, diciamo, un po' squamato. Andiamo a vedere in 3D come è venuto. Ci sta, sembra proprio, Allora, quello che non mi piace è sta riga tutta ciotta netta, quindi io andrei un po' a rifare questa qui. Andiamo sul livello sotto, stiamo un po' qua, non mi prenderà, così, che stato mi fa finire qua, oddio, potrebbe arrivare pure sotto. Guardiamo un po' di flow. Mi ricordo che questo è tutto da ribattere, raga. Però già guarda che bello, un bel astrattino. Allora, sto triangolo qui lo vorrei fare proprio nero, quindi diciamo che sta parte qua lo vorrei dare di nero, ci sta. Questo qua io no, la sottiglia, in modo da farlo finire così. Qui sta linea che è venuta proprio male, sarebbe tutta da ribattere, morbidità qua. Beh, già prende forma, dai. Questo diciamo è il progetto che visto da lontano è bello, visto da vicino fa schifo, quindi adesso non lo posso fare per la durata del video, però sarebbe da andare qua, mettere questo qui, tutti e tre i livelli chiari, possiamo lasciare magari questo che è venuto bene e andarlo tutto a ribatte. Questo diciamo è il progettino, ditemi se vi piace nei commenti, mi raccomando iscrivetevi che non vi costa niente e mi supportate. Tutti i pennelli li trovate sullo store artegraffa.it. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!